ragazzi, non mi avete seguito prima su Diogo Dalot, vi vedo un po' scarichi su questo. Allora, per scaldarvi un attimino, vi dico che la UEFA ha proposto un contest per la scelta dei 6 migliori assist della competizione, che si è appena C'è il suo conclusa. con l'esterno, scommetto. Quello a Leao contro lo Quello è Sparta bello, Praga. quello è bello, molto bello. No, Va ma- gasato molto quell'assist. Sì, beh, sembrava Ma anche il gol, la trivella. la poi trivella. aveva segnato anche, quindi ha Sì. fatto... Però la domanda che vi voglio fare è lì sulla fascia destra, il titolare è Calabria, poi c'è Calulu che può fare il centrale e il terzino destro, anche se è un terzino, diciamo, rispetto agli altri un po' più di contenimento, un po' più difensivo. Sì, C'è più Andrea per caratteristiche Conti. dei piedi che altro, perché il destro è montato a sinistra. Sì, il sinistro è montato a destra. esatto. Poi c'è Andrea Conti che pare che non passerà nemmeno da Milanello, si parla di un interesse del Genoa sul calciatore. Se voi doveste andare a fare un investimento, perché Diogo Dalot, il Manchester non so se puoi rinnovare ancora una volta il prestito, nel caso quanto costa e se investireste in quella posizione. Costa una fucilata al momento, costa sui 20 milioni quantomeno, quindi pagare 20 milioni un terzino è sempre un rischio. Se poi lo vai già a fare con Firpo, credo che Milan debba fare una scelta. O ha già in mente di fare solo prestito e poi rinviare questa cosa, ma credo che una volta che sei arrivato in Champions fare i prestitini è una cosa che fai fin quando non ci arrivi. Quello che aveva fatto l'Inter, ad esempio, Rafinha, Cancelo, eccetera. Poi dopo non li ha riscattati, ma non ha più fatto quei prestitini lì l'Inter, ecco. Se non poi con Biraghi l'anno dopo, ma era finalizzato a un altro discorso. Quindi vedremo. Sicuramente io sono sempre dell'idea che un terzino destro debba giocare a destra e un terzino sinistro debba giocare a sinistra, quindi avere Firpo e Dalot ti permetterebbe di avere un upgrade rispetto alla scorsa stagione, perché avresti lo stesso, diciamo, gli stessi tre della scorsa stagione più Firpo che arriva dal Barcellona e comunque mai non è, anche se quest'anno ha giocato poco, ha trovato ben poco spazio. Non è un giocatore che mi fa impazzire nemmeno Firpo, nella fase difensiva di Firpo lascia un po' a desiderare, dal mio punto di vista. Sicuramente piuttosto che non avere niente, avere un giocatore che arriva dal Piuttosto che Barcellona, niente, me piuttosto. esatto, avere un giocatore così non è male. Vedremo quello che succederà. Sicuramente andrà a fare un prestito con diritto e prestito con diritto in tutti e due i casi con un totale di 40 milioni di valore dei giocatori, sai già che probabilmente non li riscatterai. Però la sensazione, Sasha, è che il Milan non voglia andare a toccare quegli equilibri di spogliatoio che si sono venuti a creare quest'anno, perché il rinnovo di Diaz, il rinnovo di appunto Diogo Dalot, Meite ecco, è l'unico che non rientra in questa cosa, però la sensazione è un po' quella, sei d'accordo? Ah no, sì, poi ci metti anche i riscatti di Tomori e Tonali che comunque ci stanno lavorando, quindi sicuramente è una strategia ottima, cioè squadra che vince non si cambia, anche se non abbiamo vinto nulla, però il gruppo c'è, quindi non lo devi andare a stravolgere, devi solamente mettere un paio di innesti, tipo lì sulla fascia destra, lì davanti magari, che forse è quello il punto più debole, la punta, perché insomma Ibrahimovic ieri sera sul tardi avevo letto che c'è preoccupazione, che non sta benissimo, anche se ultimamente ha fatto solo selfie col cane, come si è fatta a infortunare questo non si sa, però lo capiamo. Quindi una punta, un esterno, un centrocampista così per fare anche una rosa più lunga, visto comunque la moria dell'anno scorso che non riuscivamo più a mettere insieme una squadra, cioè Calabria al centrocampo, Castillejo in porta, e quindi secondo me la strategia è giusta. Io mi fido di Maldini, lasciamo cucinare Maldini, ecco. Sì, anche se qui voglio andare un po' controcorrente. Questa rosa è arrivata seconda, ma all'ultimo respiro, nel senso che poteva finire al secondo posto così come poteva finire al quinto, no? Lo sappiamo benissimo che poteva anche andare a finire così. Questo a mio avviso significa che per l'anno prossimo non è che parti da una posizione di vantaggio e che quindi, come dire, entrerai in scioltezza di nuovo un'altra volta in Champions League. Le altre si rinforzeranno perché comunque anche gli investimenti che hanno fatto in panchina, penso alla Roma, penso alla Lazio, comunque sono investimenti importanti a cui discenderanno anche degli investimenti in termini di giocatori. Secondo me c'è da alzare l'asticella.
Non so se questa cosa succederà. Sul Milan dici? Sì. Ma io credo che a livello di Cioè, innesti... qualitativamente. Su questo sono fiducioso, credo che Milan qualche investimento per alzare la qualità della squadra lo voglia fare, lo debba fare, perché mancano gol davanti sostanzialmente, dietro è riuscito, probabilmente, sappiamo che è una grande probabilità, è questione di giorni, a quanto pare Tomori verrà riscattato, quindi già lì l'investimento Milan l'ha fatto, quindi dietro credo che Milan... Però non è deve la squadra tanto. dell'anno scorso, non so Sì, come dire. sì, cioè, sì, secondo me l'investimento di qualità va fatto a livello proprio di gol, davanti da parte da livello di attaccante, di esterno destro, perché esterno destro abbiamo Salmaker che bene ha fatto, perché la stagione di Salmaker Però è non molto ha- non positiva, segna. ma non ha 10 gol nelle gambe e quindi in alcune partite serve avere il calciatore che ha l'estro, la fantasia, i gol nelle gambe, gli assist nelle gambe, e così come magari per un trequartista, dove sta andando via Cialanoglu, così come manca l'attaccante. Innalzare la qualità significa comprare giocatori che segnino, quindi significa innalzare anche la quantità in questo momento. A questo si potrebbe aggiungere anche magari un centrocampista, un quarto centrocampista o anche un Si quinto. parla di Marin del Cagliari, perché ieri c'è stato un incontro tra Maldini, Massara e Giulini, pare si sia parlato del centrocampista. Ti piace? È un giocatore che ha qualità, è un giocatore che quest'anno 25 anni, se non quest'anno sbaglio, rumeno. ha fatto bene, arrivava dall'Ajax, un giocatore che sa dettare i tempi di gioco, sa costruire, sa anche darle. È un giocatore che ha fatto bene, c'era qualche dubbio quando è arrivato in Serie A perché non aveva esattamente il posto dove era prima, c'era qualche dubbio anche se veniva considerato molto interessante. È un giocatore che qualora dovesse essere inserito all'interno del sistema Milan, secondo me potrebbe portare inevitabilmente molta più qualità rispetto a quella che magari Ci portava scrivono Maitland. Neymarin. Sì, Tra l'altro anche qualche bella staffilata nelle gambe, bravo sui piazzati, a battere i piazzati, quindi è sempre un'arma in più da questo punto di vista. Sasha, ti piace? Io ho visto un paio di video su YouTube, non lo conoscevo. Vabbè, Com'è la dai- balistica dai- di Marin? Ma mi sembra, non so, oscilla tra un Krunic 2.0 e Messi. Quindi diciamo Vabbè, che... cazzo, c'è un bel range allora di... Sì, però dai video anche Castillejo sembra un fenomeno incredibile, assurdo, quindi non lo so. Io però, non lo so, io mi fido di Maldini e se vuole Marin va bene, anch'io lo Ci voglio. sarà un motivo, esatto, tu comunque Sarà. sei della linea, se lo vuole Maldini lo voglio anche io, sono d'accordo, ma su Ziyech invece... Guarda, Ziyech è interessante. Ho visto dei video anche suoi e tipo, mi ha un po' ricordato, sai, ti ricordi Tarabt quando faceva le magie a Sì. San Siro, ti faceva infiammare? È un po' quel giocatore lì, Sì, con meno tecnico. pancia però. Vabbè, sì, certo. Possibilmente sì, però quel piedino lì, quella gambina frizzantina, come direbbe Gattuso, e salta l'uomo, fa le giocate, no? È un giocatore interessante, però costicchia un po'. Se Maldini 7 riesce a fare il milioni di miracolo- stipendio. sì, però non lo so, se riusciamo a fare un pacchetto regalo, Tomori, Giroud, Ziyech... Bravo, anch'io, è una roba tipo, come si chiamano? Mettiamo Le- dentro anche il Loftus Cheek. Le smart box, di quelle cose lì. Esatto.